Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Simone del canale Italiano in 7 minuti. Ciao Carlo, grazie per l'ospitalità. Il motivo per cui abbiamo deciso di invitare Simone a questo video è perché l'argomento di oggi è un argomento fondamentale per tutti gli studenti che si approcciano alla lingua italiana o ad un'altra lingua e vogliono imparare online. Oggi andremo a discutere di come imparare una lingua attraverso le tante app che esistono sul mercato. Beh, innanzitutto mi viene da pensare che senza le app in questo momento storico sarebbe molto difficile studiare qualsiasi lingua, o la lingua italiana o anche un'altra lingua, perché non è possibile andare nel paese di interesse a studiare quella lingua, non c'è questa libertà di movimento, quindi questo è subito un punto a favore delle app o del mondo del imparare le lingue online in generale, no? Quindi essendoci questo ostacolo, questa barriera negli spostamenti, le app o comunque il web in generale ci permette di studiare una lingua anche dal computer o dal cellulare, no? Esatto, è un mercato che sicuramente è in forte crescita. Vediamo tantissime app nuove uscire ogni giorno e ci sono anche un paio di app che sono ormai famose e che in realtà sono in giro da parecchio tempo. Io stesso qualche anno fa, parliamo ormai di circa 3-4 anni fa, avevo usato una delle app più famose che è Duolingo per imparare un po' di spagnolo. E in questo video andremo un po' anche a vedere le nostre esperienze. So che anche tu, Simone, hai utilizzato queste app, hai già pubblicato diversi video su questo argomento. Allora sì, innanzitutto bisogna fare una distinzione, no? Tra le app che ti permettono di studiare nel buio della tua cameretta, quindi da solo, con del materiale, e poi ci sono delle altre app che invece ti mettono in contatto con magari un insegnante o con un madrelingua del paese di cui intendi imparare la lingua. Questa è già una grande distinzione da fare e sicuramente per il livello principiante io consiglio quelle app che ti fanno studiare da solo. Secondo me non ha molto senso investire dei soldi in una lezione privata per far sì che qualcuno ci spieghi buongiorno, buonasera, buonanotte, perché comunque è un materiale molto facile da trovare sia in un'app o sia in un video. Altra considerazione: può essere molto utile avere qualcuno che all'inizio, quindi quando si è principiante, qualcuno che all'inizio instradi lo studente verso il giusto materiale di studio o verso le giuste risorse. Quindi ci sono diversi tipi di pensiero, no? Dipende. Nella mia esperienza personale Duolingo mi è stato molto utile, ad esempio nell'apprendimento del tedesco, e mi ha fatto annoiare tanto nell'apprendimento dello spagnolo. Perché? Perché comunque quando inizi a studiare lo spagnolo, se sei italiano, hai le prime unità, almeno le prime 5-10 unità, che sono molto ripetitive e sono anche molto troppo basic, no? Troppo facili, quindi non ti senti come dire Stimolato, non ti senti abbastanza challenged, non saprei come tradurla, no? sfidato. Sì, non ti senti stimolato, quindi può essere anche questo un punto di vista diverso. Non so che esperienze hai avuto tu. No, in realtà tendo a essere d'accordo con te. Nella mia esperienza con Duolingo, durante l'apprendimento dello spagnolo, avevo trovato Duolingo molto interessante, molto utile nelle prime fasi dell'apprendimento, quando, come hai detto, devi imparare le cose principali, quindi devi imparare come si dice donna, devi imparare come si dice bambino.
e in realtà per le prime 2 settimane devo dire che è stato un buon amico da avere nel buio della mia cameretta. Duolingo è anche buono per cominciare perché la versione gratis, la versione gratuita ti permette di costruire già una base di vocabolario con cui puoi sopravvivere, almeno per conversare sugli argomenti più basici. Come stavi dicendo tu, quando vuoi andare un po' più in là, quando vuoi un po' alzare il tuo livello, diventa un po' stretto. Forse lì è più conveniente passare a un tipo di apprendimento con un professore oppure con degli scambi anche con altri studenti. Quindi magari l'app che ti utilizzi da solo per imparare i concetti base inizia a essere oltretutto anche un po' noiosa forse, perché ti cerca di spingere sempre ad imparare parole o frasi che magari non sono neanche di tuo interesse. Magari c'è uno studente che vuole imparare una determinata lingua perché ha bisogno di, non so, cominciare a lavorare in un certo settore e l'app ti continua a spingere ad imparare vocaboli legati al cibo. L'elefante mangia la mosca. Esatto, oppure esempi strani, no? Che nessun madrelingua userebbe. Allora, ti dico, nel mio caso, quando io parlo di Duolingo, lo prendo sempre come una delle risorse all'interno dell'albero delle risorse da utilizzare nell'apprendimento di una lingua, e non ho mai studiato una lingua utilizzando esclusivamente Duolingo, quindi Duolingo è una delle 5-6 risorse che una persona decide di usare, e secondo me nell'apprendimento della lingua italiana dovrebbe essere la stessa cosa, non può essere un'esperienza limitata a una sola app, e lo stesso vale anche per le altre app. Vedi anche l'esempio di un professore madrelingua. Io non posso limitarmi a fare le lezioni con il professore, devo avere un supporto che sia un libro, o devo avere un altro supporto che magari sia appunto un'app, ma non posso fare riferimento soltanto ad una ed una sola cosa. L'altro argomento simpatico è come è nato Duolingo. Duolingo è nato, c'è un TED famosissimo di questo ragazzo che fonda Duolingo per tradurre il web. So what we've been working on for the last year and a half is a new website. It's called Duolingo, where the basic idea is people play Duolingo, or as people use Duolingo, people learn a new language for free while simultaneously translating the web. Okay, now, so basically they're learning by doing. Quindi non nasce con l'idea di insegnare le lingue, nasce con l'idea di tradurre tutte le pagine presenti sul web tramite un artificial intelligence basata sull'apprendimento di tanti principianti. Cioè lui dice, se 100 persone si mettono a tradurre la stessa frase, a un certo punto molto probabilmente quelle 100 persone avranno tradotto quella frase in maniera decisamente corretta. Quindi il fatto che ci sia dietro questa idea, magari se ti va ti posso anche girare il link di questo video in cui lui spiega proprio questa cosa, ed è un TED Talk. Se ci pensi, se questa è l'idea alla radice, l'idea alla base, capisci che Duolingo da solo non può essere considerato lo strumento per eccellenza. È chiaro. Una delle applicazioni più utili che ho trovato di Duolingo è stata approfittare dei tanti momenti morti. Quindi ad esempio sei ad aspettare il treno, sei ad aspettare l'autobus, hai quei 5 minuti dove non sai veramente cosa fare. Magari puoi decidere di utilizzare quei 5 minuti in modo costruttivo con Duolingo o con, adesso parliamo di Duolingo giusto per citarne una, ma ce ne sono più di 200, non lo so, migliaia. Preferisci magari utilizzare quei 5 minuti morti per imparare un paio di vocaboli in più piuttosto che stare su Facebook o Instagram a scrollare la homepage. Non si può basare tutto l'apprendimento su quell'unica risorsa, però è magari molto utile per un utilizzo complementare. Esatto, questa cosa dell'utilizzo complementare secondo me è la giusta chiave di lettura, cioè la giusta interpretazione dell'app. Però ad esempio Duolingo sta diversificando la sua offerta. Allora, quando lo usavo io c'erano ad esempio le storie, e quindi tu avevi questa serie di unità e all'interno di queste unità avevi le storie, no? E nelle storie tu facevi degli esercizi che andavano al di fuori dei soliti esercizi che trovavi all'interno delle unità,
E se non ricordo male, Duolingo French aveva anche il podcast. Quindi, anzi anche lo spagnolo, e quello dello spagnolo l'ho usato di sicuro. Quindi non tutti i sottogruppi di Duolingo hanno tutte le risorse disponibili, e infatti il mio canale YouTube, quando è nato per fare le stories in italiano. Infatti molti dei miei video sono stories for Italian learners, no? E la mia idea era: perché gli studenti su Duolingo non possono avere le storie? Faccio questo. Poi mi sono messo a fare altro, però ovviamente Duolingo, che non guadagna tantissimo in termini di creare un contenuto che comunque è di nicchia, perché soltanto le storie per gli studenti della lingua italiana sono un contenuto di nicchia, ovviamente è una cosa che si sviluppa molto lentamente, e magari una persona che lo fa amatorialmente, quindi davanti a una videocamera come me o come te, ci mette molto meno tempo a produrre una roba del genere, no? No, bello, è vero, hai ragione. Invece c'è un'altra cosa di cui volevo parlare con te. Quando utilizzavo Duolingo per imparare lo spagnolo, ero rimasto affascinato all'inizio di quella sorta di gioco che Duolingo cerca di creare per motivarti. Quindi era una delle cose che all'inizio mi spingevano a tornare nell'applicazione. In realtà questo è poi abbastanza velocemente cambiato nell'arco del primo paio di settimane, e quell'aspetto di gioco iniziava un po' a stancarmi e a, come dire, darmi fastidio, perché un esempio molto specifico e pratico: cominciavo con un'unità, poi magari non mi collegavo per 2 o 3 giorni, non avendo tempo o non avendo voglia, e Duolingo mi ributtava giù all'unità precedente, e quindi dovevo ristudiare un qualcosa che avevo già studiato e che magari avevo anche imparato, però dovevo ridimostrare all'app che avevo capito quell'argomento prima di poter avanzare ulteriormente. Come hai vissuto tu questo aspetto di gioco? Io mi sono iscritto a Duolingo tantissimo tempo fa, e può essere che quello che vedo io su Duolingo e quello che vedi tu siano 2 esperienze diverse, nel senso che è famoso il fatto che Duolingo fa questi A/B test, no? Quindi alcuni utenti vedono qualcosa e altri utenti vedono qualcos'altro. Io non ho mai avuto questa, retrocessione, però ad esempio mi succedeva di perdere lo streak, qualcosa del genere, quindi tu hai tipo 30 giorni in cui ti colleghi, poi non ti colleghi, e quello è un modo per dire: non ti sei collegato, hai perso il tuo record, quindi ricominci da zero. Quindi questo è sicuramente un lato negativo, perché magari un giorno tu non vuoi davvero ripetere quella cosa, o non vuoi collegarti, ma lo fai solo per routine. Lato positivo di Duolingo in assoluto, perché le altre app non hanno una cosa del genere, ad esempio Memrise o Babbel non ce l'hanno, LingQ ce l'ha, però Duolingo tra tutte ha un forum eccezionale. Nel senso, tu all'interno del forum trovi persone che ti spiegano qualcosa in particolare, oppure sotto ogni esercizio, proprio sotto ogni frase, può essere che tu sbagli, quindi fai un errore, e puoi cliccare sul commento per andare a vedere cosa gli altri hanno scritto di quell'errore, perché hanno sbagliato, e più delle volte ci sono dei madrelingua che vengono a spiegarti perché è sbagliato e perché quella cosa non è corretta, e penso che questo sia il valore aggiunto di Duolingo, cioè sia proprio il top della cooperazione tra i madrelingua che magari imparano un'altra lingua e gli studenti che imparano quella lingua. Quindi i madrelingua hanno l'interesse ad unirsi al forum perché loro stessi sono studenti di un'altra lingua. Sì. E c'è un discorso di punti, magari rispondendo alle domande acquisisci punti, o perché? Se non ricordo male no, però ad esempio ci sono un buon numero di persone che lo fa per passione, perché ad esempio io apro la sezione forum e vedo che qualcuno ha chiesto in italiano perché ho fatto questo errore, anzi molte volte dicono perché Duolingo mi ha segnato questa cosa come un errore, e ad esempio c'è un'anatra senza l'apostrofo, no? E quindi lì poi trovi il madrelingua di turno che si mette a scrivere: ti ha messo l'errore per questo, questo e questo. Ok.
Wow, interessante. No, non sapevo completamente dell'esistenza del forum. E invece, visto che menzionavi Babel e altre app, qual è la tua esperienza con le altre? Le hai usate tutte? Ogni app è stata una risorsa per un motivo specifico. Ogni app ha un suo punto di forza. Ad esempio, italki ha il suo punto di forza nel fatto che ti permette di trovare un professore madrelingua, o Podcast ha il suo punto di forza nel permetterti di fare molto listening. YouTube, come app, ha nel suo punto di forza il fatto di avere una grande varietà di contenuti di tutti i livelli e di poterli trovare con grande precisione. Ti basta scrivere B1 inglese o C2 tedesco e trovi quello che stai cercando. Per assurdo c'è stata una volta in cui ho detto questo sito raccoglie tutto insieme, ed è stato il caso di Engvid, che è praticamente una piattaforma online che è sviluppata da 8-9 youtuber inglesi, americani, canadesi, e dove all'interno ci sono esercizi, risorse, file audio, video, trascrizioni, cioè trovi tutto lì. E io ho fatto molto riferimento a questo sito e ho sempre detto, per me questa è stata la cosa che ha fatto cambiare la mia esperienza di imparare l'inglese, no? Ed è un po' quello che io vorrei fare con l'italiano. Ancora non ci sono riuscito, sono diciamo a un livello di seme. Quando questo seme sarà diventato prima una pianta e poi un albero, forse farò anch'io una cosa del genere. E hai mai investito dei soldi in app o hai solamente utilizzato servizi gratuiti? Allora, nel caso di italki sono sicuro di aver pagato dei soldi per un insegnante di tedesco. Mi ricordo anche che quando ho scoperto che c'era una variante gratis, mi sono mangiato le mani, ovvero mi sono pentito di aver speso i soldi. Perché? Perché spesso noi pensiamo devo rivolgermi a un professore, e invece non è vero. Può essere che Carlo stia imparando l'inglese e io stia imparando l'italiano, e Carlo, che vuole imparare da me l'italiano, ha interesse ad insegnarmi l'inglese e io ho interesse ad insegnargli l'italiano. E per assurdo questa motivazione può essere più forte di quella che invece è la motivazione dei soldi. Per carità, io ho anche trovato persone che mi dicono no, se io non pago allora non faccio quella cosa, non mi sento sfidato, non mi sento sotto prova, quindi non la prendo seriamente. Nel mio caso, quando vivevo in Svizzera e comunque avevo delle risorse limitate, avrei preferito studiare il tedesco con qualcuno che magari stava insegnando l'italiano. E poi è stato così, perché io tipo mi sono iscritto su dei gruppi Facebook, se non ricordo male era Zurich Language Tandem qualcosa, ho scritto sto imparando il tedesco, qualcuno aveva scritto sto imparando l'italiano e ci siamo conosciuti. Però anche lì è molto soggettivo, dipende proprio dalla persona. C'è chi preferisce spendere soldi. Io personalmente non amo spendere soldi in più sulle versioni premium di app o di programmi in generale. Non so quale sia la tua esperienza. No, alla fine hai esattamente sottolineato il punto più importante, che penso che sia la chiave per imparare con successo una lingua nuova, e che è quella di avere la giusta motivazione. Che tu abbia la motivazione perché magari ti serve imparare quella lingua per lavoro e quindi sei già motivato di tuo, oppure che tu abbia bisogno di pagare un professore per avere quella motivazione, alla fine andiamo a finire sempre lì. Imparare una nuova lingua in modo successful, con successo, dipende solo dalla motivazione che hai, perché gli strumenti che ci sono tantissimi, abbiamo visto tantissime app, però alla fine questi sono solamente degli strumenti da utilizzare in modo attivo, cioè sei tu che devi mettere l'energia, sei tu che devi pedalare, no? Se invece utilizzi l'app perché pensi che l'app faccia lo sforzo al posto tuo, allora purtroppo non si può arrivare tanto lontano.
Si può utilizzare lo strumento, ma devi essere tu a spingere, cioè devi essere tu a conquistare l'unità una dopo l'altra, a tornare sull'app, a utilizzare i tuoi 5 minuti morti mentre aspetti l'autobus e andare sull'app piuttosto che rilassarti con un video di TikTok divertente. Forse un limite che mi sento di dare alle app in generale, è quello di dirti a che livello sei. Perché il fatto che tu superi un'unità o che non passi un'unità non ti dice qual è il tuo livello di preciso. E questa secondo me è una chiave di interpretazione molto importante, nel senso che lo studente non deve chiedersi ogni 2-3 giorni ma qual è il mio livello, sono un B1, sono un B2, sono un A1, un C2. Perché imparare una lingua è un viaggio che dura tutta la vita, è un viaggio che dura un bel po'. Quindi secondo me le app falliscono nel dirci qual è il nostro livello. Poi ci sono dei test, no? Ci sono i test che ci dicono in questo momento hai questo livello, ma come dire, un professore o un test o un esame, e di nuovo quando facciamo un esame stiamo di nuovo pagando un servizio e quindi ci stiamo mettendo più stress addosso per superare l'esame. Sotto esame noi possiamo testare il nostro livello, ma sicuramente è una cosa che con l'app è difficile fare. Sì, del resto le app sono standardizzate su grossi numeri, devono essere non perfette ma andare bene a tanti, e quindi del resto manca poi quell'aspetto di customizzazione o di personalizzazione che poi è solo una figura umana magari in grado di dare. Quindi per quello poi appoggiarsi a un professore quando sei già ad un livello intermedio avanzato è forse la scelta giusta o la scelta migliore rispetto ad utilizzare un'app. Magari l'app non l'abbandoni, la continui sempre ad utilizzare come strumento complementare, però ovviamente il valore che ha l'app nel tuo percorso di apprendimento diventa sempre minore, più alto è il tuo livello. Benissimo amici, questa era la nostra chiacchierata con Simone di Italiano in 7 minuti, che conosce le app per imparare la lingua e non solo, conosce tantissimi metodi e li insegna ogni giorno sul suo canale. Speriamo che questo video, che questa chiacchierata vi sia piaciuta. Se volete approfondire l'argomento, Simone ha già pubblicato almeno un paio di video su tema app, Duolingo, eccetera. Quindi decisamente andate a guardare il suo canale, e nel suo canale troverete anche l'altra chiacchierata che abbiamo fatto in cui parliamo di vivere all'estero, rapporti con l'Italia, tornare a casa e tante altre cose interessanti. Carlo, grazie per l'ospitalità, spero che la conversazione non sia stata troppo pesante e chissà che un giorno non la creiamo noi l'app che risolva i problemi a tutti gli studenti della lingua italiana. Bene, ciao amici, ciao buona Carlo, giornata. A presto, ciao, grazie. Ciao Simone, ciao.